Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate il mio Carpodgo T3 Pro che abbiamo recensito qualche tempo fa? Bene, la Carpodgo mi ha contattato e mi ha mandato questa scatolina, che qui c'è l'ultima novità di casa Carpodgo. Quindi adesso lo andiamo ad aprire e vediamo com'è fatto. Però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un mi piace a questo video. A voi non costa nulla, ma per me, come sapete, è molto importante. Bene, quindi lasciamo qui il nostro T3 Pro e andiamo a vedere la novità di casa Carpodgo. Andiamo. Bene amici, ed eccoci qui con il nostro piccolo pacchettino contenente il nostro Carpodgo Mini. Lui arriva in questa scatola piuttosto anonima. Andiamo ad aprire e troviamo subito la scatola contenente il Carpodgo Mini, dove ci dice che ha 1000 nit e una diagonale da 6,99 pollici. È ancora totalmente sigillato con la plastica, questo lo andremo ad aprire infatti assieme. Poi in quest'altra scatola arriva un adattatore per la presa accendisigari, troviamo due porte USB di tipo A e una porta USB di tipo C che è PD, quindi Power Delivery. Qui abbiamo anche quello che sembra un cursore per andare a gestire le telefonate in arrivo. E poi qui abbiamo il suo piccolino manuale di istruzioni, che è tutto in lingua inglese. Altro pacchettino, separati perciò da questo qui, e abbiamo l'adattatore USB Bluetooth, eccolo qui. Quindi questo si andrà ad attaccare all'aux dell'auto e questo qui farà da trasmettitore Bluetooth per il nostro Carpodgo Mini. Qui abbiamo infatti l'attacco USB dove potremmo andare a mettere una chiavetta con della musica, per esempio, anche se è un po' nel 2026 un po' obsoleto, perché comunque si ascolta la musica tramite servizi streaming. Va bene, mettiamo da parte queste cose per il momento e concentriamoci sul nostro Carpodgo Mini. Quindi coltellino e andiamolo ad aprire. Bene ragazzi, mi sono ridotto con l'Opinel perché purtroppo il mio Victorinos l'ho perso. Non so che fine ha fatto, ho trovato la custodia vuota, quindi mi sarà caduto da qualche parte, infatti sono abbastanza incazzato per questo. Va bene, andiamo ad aprire comunque col nostro Opinel, stando attenti a non distruggere tutto. Ecco qui. Perfetto, togliamo il cellophane e andiamo ad aprire il nostro Carpodgo. Eccolo qui, vediamo com'è, è la prima volta che lo vedo insieme a voi. Quindi manuale di istruzioni, vediamo se c'è l'italiano. Mi sembra di no, non ci dovrebbe essere l'italiano, almeno così sembra. E poi quello che sembra quasi uno smartphone, guardate. E poi abbiamo il nostro eccolo qui, Carpodgo, che devo dire che è leggero, molto leggero. Poi qui abbiamo ottimo, qui abbiamo un adattatore per andarlo ad mettere in macchina, magnetico, bello resistente, e qui si va a incollare in pratica. È molto resistente ragazzi. La cosa dei Carpodgo è che sono veramente potenti, così non si rischia che si perda. Il materiale ragazzi è veramente ottimo, lo vedo, lo sento proprio, ha un touch and feel, è pesante, bello pesante, quindi è fatto molto molto bene. Poi qui abbiamo quello che sembra essere un altro adesivo, sì, sempre della 3M questa misura, quindi. E poi qui abbiamo il cavetto per l'alimentazione, eccolo qui, che si va ad attaccare qui. E poi che cos'è questo?
apriamolo e vediamolo, che lo sto aprendo insieme a voi, quindi non è che già avevo aperto e sapevo. No, questo è un adattatore, ragazzi, un piccolo adattatore. Qui c'è la porta Type-C, quindi giusto, perché se no altrimenti questo sarebbe andato così dritto. Invece inserendo questo possiamo andarlo a mettere così e dà molto meno fastidio, effettivamente. Sì, cosa non scontata, però Carpodgo ci ha pensato. Va bene, ottimo. No, non lo mettiamo perché adesso lo installiamo. Bene ragazzi, vi faccio vedere un attimo da vicino com'è. Qui abbiamo ancora la pellicola, è molto leggero, è leggerissimo. Qui abbiamo l'entrata per la telecamera, per la retrocamera, qui quello che è uno slot per una scheda SD, e qui abbiamo appunto l'alimentazione. Il suo anello MagSafe, molto potente, vi faccio vedere, è veramente potente. Guardate che ecco qui, ora si è staccato. No, veramente la cosa della Carpodgo che mi piace è questo, che veramente l'attacco mettono dei magneti molto potenti. Qui c'è una fessura, non so se è uno speaker, non lo so, poi lo vedremo insieme. Ce n'è anche una di sotto, eccola qua. Va bene ragazzi, io prenderei adesso la power station della All Powers, così andiamo a collegarlo con la presa Cindisicari e lo andiamo a provare qui stesso. A few moments later. Bene amici, ho preso qui la mia power station della All Powers, la R600. Se non sapete di cosa sto parlando, ho fatto una recensione di questa power station che è veramente molto carina. La trovate sul canale, un paio di video prima di questo qui che vedrete. Niente, se volete andare a dare un'occhiata, è veramente un ottimo prodotto, molto versatile. Quindi infatti lei qui ha la presa 12 volt, l'adattatore accendisicari, perciò noi adesso andremo a collegare qui il nostro Carpodgo e vedremo come funziona. Bene, quindi ritogliamo qui il nostro Carpodgo, prendiamo la presa che ci danno in dotazione e ci andiamo a collegare. Tanto togliamo questi, anche il cavetto, vedete, ora ve lo faccio vedere, fatemelo aprire, ve lo faccio vedere più da vicino, perché sono dettagli che comunque fanno capire la serietà di un'azienda. Vedete il cavo? Guardate, è di quello telato, non è un semplice cavo in plastica, in gomma, cioè sono fatti bene ragazzi, sono fatti bene. Quindi colleghiamolo all'adattatore, visto che la Carpodgo ce l'ha dato in dotazione. Ok, lo andiamo ad attaccare al nostro Carpodgo, eccolo qui, abbiamo collegato. Adesso colleghiamo alla porta Power Delivery, ecco qui, lo andiamo a collegare alla nostra power station della All Powers. Andiamo ad accendere e andiamo ad accendere i 12 volt. Ecco qui che si accende. Quindi andiamolo a configurare. Mettiamo, intanto è posizionato nell'inglese, cerchiamo l'italiano, eccolo qui, italiano, conferma, ed ecco qui che abbiamo l'interfaccia molto simile a Carpodgo T3 Pro. Abbiamo CarPlay, Android Auto e poi le impostazioni. Bene, vediamo un po' di collegarlo ad Android Auto. Seleziona l'opzione Android Auto, collega il tuo telefono Bluetooth, il nome è quello lì. Va bene, quindi eccoci qui col nostro smartphone, andiamo a prendere il Bluetooth e andiamo a cercare
ed ecco qui che ci appare il nome del nostro CarPod Go Mini. Andiamoci a connettere, ad associare, ci dice qui di accoppiarlo a coppia e ce l'abbiamo, eccolo qui. Quindi lo abbiamo connesso al nostro continua ed ecco qui che siamo connessi. Quindi l'interfaccia, ragazzi, è identica al T3 Pro, se non mi sbaglio, mi sembra proprio uguale. Sì, mi ha trovato anche l'ultima canzone che stavo ascoltando in macchina. Niente, è perfetto, è identico al T3 Pro. Andiamo a vedere un po' le applicazioni. Bene raga, ho interrotto un attimo il video perché ho notato che ha parecchi lag questo display e mi chiedevo come mai. Dico, il T3 Pro funziona benissimo, questo qui non so perché. Poi mi sono ricordato che anche nel T3 Pro, quando l'ho preso, ho fatto un aggiornamento, quindi sono andato sul sito e mi sono scaricato su questa piccola scheda SD l'ultimo aggiornamento. Vediamo se è quello che lo fa laggare o meno, vediamo se hanno corretto dei bug con l'ultimo aggiornamento. A differenza del T3 Pro, che essendo più grande ha una porta USB di tipo A, perciò io il software all'epoca l'ho messo sul chiavetta USB e poi l'ho installato direttamente, mentre questo qui no, non ce l'ha, perché essendo più piccolo non ce l'ha. Però qui alla porta, come vedete, ha un ingresso per una scheda SD, micro SD. Quindi ho scaricato il software qui, adesso lo andiamo ad installare e vediamo se migliora qualcosa. A few moments later. Quindi ragazzi, ho inserito la scheda SD, ho dato il comando e adesso sembrerebbe che sta installando qualcosa. Vediamo cosa succede. Aspettiamo. Ok, si sta riavviando. Bene amici, come vedete ho appena fatto l'installazione del software aggiornato, quindi vado a rimuovere la mia piccola scheda SD, eccola qui. Quindi, ed eccoci qui col nostro display aggiornato, vediamo se va meglio. Andiamo su Android Auto, si dovrebbe connettere al telefono, ecco, si è già connesso, vediamo se adesso il touch funziona un po' meglio di prima. Direi di sì, adesso va abbastanza bene. Lagga sempre leggermente in confronto al T3 Pro. Il T3 Pro lo sento un po' più fluido. Andiamo alla musica, eccola qui, andiamo a mettere, ecco, no copyright sound, andiamo a sentire e in questo caso lui non ha delle casse integrate, si dovrebbe sentire dal telefono, vediamo. Esatto. Quindi lo va a trasmettere in questo caso sul telefono. In macchina ovviamente lo andrà a trasmettere alle casse dell'auto. Bene, andiamo adesso di nuovo alle impostazioni. Ecco qua. Vabbè, qua ci dice la posizione del conducente, se destra o sinistra. Mettiamo direttamente a sinistra. Va bene. E questo è un po' quello che è il nostro display, ed eccolo qui. Quindi da qui possiamo andare alle impostazioni di Google. Qui abbiamo il dialer telefonico, ritorniamo alla schermata, diciamo quella più... qui abbiamo anche il microfono. Indicazioni verso Taormina. Taormina dista 34 minuti in auto dal luogo in cui ti trovi con traffico moderato. Perfetto, anche la funzione vocale funziona benissimo. Usciamo e qui abbiamo la schermata iniziale dove ci fa vedere appunto CarPlay, Android Auto. Questa è la funzione per i pneumatici indicati in barra. Se voi avete dei sensori di pressione nei pneumatici potete andarli a collegare tramite Bluetooth allo schermino, al display, e quindi andarveli a monitorare da qui. Qui abbiamo
le varie funzioni come nel CarPod T3 Pro, dove abbiamo appunto, possiamo sistemare un po' sia la luminosità del display, la lingua, andare a connettere appunto una telecamera, una retrocamera, perché infatti, come vi dicevo, qui c'è il jack per andare a connettere la retrocamera. Poi qui andiamo sempre nel sistema, perciò possiamo cambiare la lingua, insomma questo ci va direttamente al sistema, ma se schiacciamo qui andiamo al display come siamo andati da questa parte qui, quindi è uguale. E poi qui abbiamo i vari collegamenti, quindi in questo caso, come nel mio, è collegato al Bluetooth al telefono, infatti quando avvio la musica si sente dal telefono. Potete collegarla via AUX, che è quello che vi consiglio perché questa è quella più stabile di tutti, e tramite questa presa accendisigari adattatore, vedete, c'è un piccolo display dove vi fa vedere le stazioni radio. Potete scegliere una stazione radio libera e andarla ad ascoltare da lì. Ve lo sconsiglio perché comunque intanto è difficile trovare stazioni radio libere e poi non è così stabile, camminando si possono sentire dei frusci, quindi questo è quello che vi consiglio maggiormente. Bene ragazzi, questo era un po' tutto. Diciamo che le funzioni sono molto simili al CarPod Go T3 Pro. Cambiano le dimensioni perché questo è un 6,99 mentre lì abbiamo un display molto più grande. Bene, io direi adesso di tirare un po' le somme su questo display, questo CarPod Go Mini, la differenza che c'è col T3 e niente, andiamo a vedere i pro e i contro e il prezzo di questo CarPod Go Mini. Andiamo. Bene ragazzi, ecco a confronto il Mini con il T3 Pro, ecco qui. Stiamo parlando di un 6,99 contro un display 8,99. Altra differenza che c'è fra i due display è che il Mini ha delle cornici simmetriche mentre il T3 Pro no, non sono simmetriche, ma diciamo che sono sottigliezze. Cosa più importante invece è la differenza fra la luminosità, in quanto il Mini raggiunge i 1000 nit mentre il T3 Pro si ferma a 700. Io nell'uso quotidiano non ho trovato alcuna difficoltà a vedere il display del T3 Pro, devo dire, anche perché stando dentro l'abitacolo il display non è a contatto diretto del sole. Il problema sarebbe giunto qualora il sole avesse colpito, diciamo, il display, ecco. Altra differenza è l'alimentazione. State attenti perché per quanto riguarda lui siete obbligati ad avere un 9 volt col protocollo Power Delivery. Infatti proprio per questo loro vi danno in dotazione quell'adattatore accendisigari. Invece per quanto riguarda il T3 Pro non c'è questo problema, infatti lui si alimenta con la presa accendisigari che va da 5 a 12 volt senza alcun problema. Beh ragazzi, che dirvi, questa è una scelta vostra personale. Io non cambierò il mio T3 Pro perché, a parte il fatto che si adatta perfettamente alla plancia della mia macchina, inoltre mi sto trovando veramente bene e anche la fluidità è maggiore a questa qui. Devo dire che dopo l'ultimo aggiornamento il Mini si comporta molto meglio, non arriva alla fluidità del T3 Pro, ma sicuramente è un prodotto nuovo, sicuramente arriveranno altri aggiornamenti che lo miglioreranno ulteriormente. Ha potenzialità in più, ha il fatto che potete monitorare le vostre gomme, cosa che a me non interessa tanto in quanto io ho installato questo piccolo display, ho fatto anche la recensione di questo prodotto, se non l'avete vista andatela a vedere. E mi sto trovando, devo dire, abbastanza bene. Fatemi sapere nei commenti se avete qualsiasi dubbio sui due display, se avete intenzione di acquistare, quale dei due avete intenzione di acquistare. Mi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. A voi non costa nulla, ma per me, come sapete, è molto importante. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.